Ciao a tutti, ben ritrovati un'altra volta qui su Veneta Mountain Bike. Siamo di nuovo alle prese con un test e siccome nelle ultime 2 stagioni si è parlato di integrazione dei materiali e dei componenti, questa volta andiamo alla scoperta delle sensazioni in sella della nuova Olympia F1X. La F1X nel 2023 si ripresenta con una faccia totalmente nuova, un'estetica, un design e funzionalità che nelle generazioni precedenti non erano presenti. L'azienda, che proprio quest'anno compie ben 130 anni, si è voluta fare un mega regalo: progettare la F1X quasi da capo con delle chicche veramente interessanti. La Olympia F1X ha come principale delle particolarità del 2023 la collocazione dell'ammortizzatore quasi interamente all'interno del telaio, un telaio realizzato in carbonio, tra l'altro con una finitura pazzesca perché si possono intravedere le nervature del carbonio, con l'utilizzo di fibre toraiche ad altissimo modulo e ovviamente, come ha sempre fatto Olympia per i suoi modelli in carbonio, con la tecnica del EPS. Con questo tipo di finitura il telaio è veramente già di suo una chicca, ma il fatto che riesca a nascondere un ammortizzatore proprio nella parte inferiore del telaio quasi interamente ne fa qualcosa di unico nel suo genere. Infatti, rispetto ad altri modelli sul mercato, ha un ammortizzatore che è quasi totalmente integrato nel tubo piantone. La parte dello stelo infatti emerge nella parte superiore proprio di una sorta di slargo del piantone, quindi del tubo sella, creato proprio per alloggiare la sospensione al suo interno. La volontà di Olympia era quella di portare il più possibile l'ammortizzatore in una posizione ribassata, concentrare le masse in un punto mediano, anche perché rispetto alla generazione precedente di F1X l'ammortizzatore è stato arretrato, quindi arretrato e abbassato. Olympia sulla F1X ha realizzato in carbonio veramente quasi tutto: il triangolo anteriore, il triangolo posteriore e un nuovo sistema di linkaggio, una forma snella, fluida e molto rastremata rispetto a quello che era l'approccio del passato. Ma in realtà a livello di estetica Olympia è stata estremamente minimalista. Ha voluto levare il più possibile per limare sui pesi, creare quindi una biammortizzata cross country moderna che fosse leggera e performante. Ha infatti mantenuto sull'anteriore lo sdoppiamento del tubo orizzontale che aumenta la rigidità della scatola di sterzo, tra l'altro una scatola di sterzo con 1,5 pollici per 1,5 pollici, quindi sovradimensionata, ma dall'altra parte ha levato qualcosina. Non c'è più nella parte del piantone un ponticello di sostegno. Al suo posto diciamo che è stato formato un piccolo supporto di carbonio, in questo caso però pieno. Il fatto che l'ammortizzatore sia in una posizione più bassa non fa in modo che si risparmi del peso, ma per risparmiare peso è riuscita a progettare una cinematica in maniera tale che i foderi bassi del carro si andassero a innestare proprio nello stesso identico punto in cui si innesta l'ammortizzatore nella parte bassa. In questo modo Olympia ha raggiunto una serie di obiettivi, tra cui anche quello di un risparmio di peso, perché non ha avuto bisogno di un ulteriore snodo. Ovviamente però non è unicamente il peso che rende performante una bicicletta, ma anche le geometrie. Quindi tutte le geometrie di questo telaio sono state riviste, adattate per affrontare le salite più ripide. L'angolo di sterzo è stato ampliato, si tratta di un angolo da 67,5 gradi per le alte velocità e per stabilizzare la bicicletta in discesa orizzontale con un reach abbondante di 445 mm per la taglia M, vale a dire quella che abbiamo qui e che abbiamo testato. Con la verticalizzazione del tubo sella
che è proporzionato a quella che è la taglia che ogni rider sceglie, ma che si aggira tra i 76 gradi e mezzo. Anche qua una grossa modifica rispetto al passato di un grado e mezzo. Il fodero basso è stato ulteriormente accorciato, vale a dire 430 mm. Come abbiamo detto, il fodero basso va a terminare proprio dove l'ammortizzatore si collega con il telaio. In questo modo si crea tutta una parte centrale molto più rigida, molto più reattiva e resistente alle forze torsionali. Sulla Olympia F1X del 2023 è stato scelto di mantenere unicamente come travel delle sospensioni i 110 mm anteriori e posteriori, quindi una forcella all'anteriore con steli da 35 che aumenta ancora di più quella possibilità di stabilizzare lo sterzo e renderlo più sicuro, più rigido sotto le forze e le velocità del cross country moderno, e avere abbastanza travel nella parte posteriore per riuscire ad assorbire ogni sorta di urto dei percorsi attuali. Ma passiamo alle fasi di test, perché è stato molto interessante trovarsi in sella alla F1X 2023 e aver fatto qualcosa di unico, vale a dire portarla su entrambe le tipologie di gare, per un percorso cross country, vale a dire quello di Esanatoia, e su quello marathon della Coppa del Mondo di Finale Ligure. È stato però in questo modo che onestamente mi sono reso conto di che tipo di bicicletta si tratta, perché è una biammortizzata che sulla carta è indubbiamente moderna, indubbiamente pensata per il cross country, con dei valori geometrici molto avanzati. Quello che ci è arrivato è una bicicletta che come telaio è il top del top di gamma trovabile in commercio, ma come allestimento è qualcosa di intermedio, qualcosa che è molto, secondo noi, compatibile con quelle che sono le necessità di un amatore che cerca una bicicletta da cross country o una bicicletta marathon con cui fare un po' di tutto, le competizioni e lo svago. Una trasmissione a 12 velocità Shimano XT, un impianto frenante Shimano Deore XT con ovviamente l'applicazione di un disco anteriore da 180 mm, il reggiseno Crank Brothers 125 mm per questa taglia M, e cerchi Miche in alluminio, che in questo specifico allestimento non punta al peso più basso in assoluto, bensì alle funzionalità. Ma partiamo prima di tutto da quello che è stato un po' il primo approccio, perché in passato avevo già avuto l'occasione di provare la F1X, quella precedente, di provare anche la F1, quindi la hardtail. Ho sempre trovato che Olympia avesse un suo modo di disegnare le mountain bike con dei reach particolarmente abbondanti. In questo caso specifico però, appena mi sono seduto in sella e ho fatto girare i pedali per le prime volte, ho capito che la geometria dell'attuale F1X ha stravolto completamente questo modo di pensare le geometrie, e infatti sul telaio mi sono trovato molto più centrale, molto più avanzato rispetto alla versione precedente. Lo sterzo, sebbene la sospensione sia da 110 mm, l'ho trovato invece basso, perché quello che ha voluto portare, ma soprattutto mantenere Olympia, è stata una geometria molto racing. In salita si comporta da biammortizzata moderna. La cosa che mi ha stupito è stata non tanto il registro totalmente chiuso, che mantiene la massima rigidità e la massima compressione delle sospensioni, bensì quello che è il comportamento dell'ammortizzatore quando la sospensione è aperta. Infatti ci sono stati dei tratti della marathon di Finale Ligure, per esempio, in cui avevo bisogno di un ammortizzatore che mi desse supporto su un percorso che non conoscevamo, e nelle salite ho sentito molto più sostegno nella parte posteriore, quindi una sospensione che non si è seduta, non è mai eccessivamente affondata sotto il carico del rider e della spinta sui pedali, ma ha sempre mantenuto
un alto valore di anti-squat, il fatto che l'ammortizzatore sia collegato direttamente a quello che è la base del triangolo posteriore fa in modo che si riduca un effetto di bobbing e quindi ci sia più rigidità. Nella parte anteriore non si può dire la stessa cosa, c'è un pochino più di affondamento, ma per quanto riguarda l'ammortizzatore posteriore, anche salendo con il tutto aperto si sente una buonissima resistenza anche quando ci si alza sui pedali. Si tratta di una biammortizzata molto scattante che, grazie alla sua verticalizzazione del piantone sella, offre sempre una posizione di favore rispetto alla salita. Non si insegue mai, a parer mio, la pedalata, ma si è sempre in favore di spinta. Soprattutto sulle salite più ripide è il fatto che non si percepisca quanto lo sterzo sia aperto, ed è veramente aperto, perché ha mantenuto una grande agilità anche quando il sentiero per esempio si faceva più stretto a salire e diventava per esempio un single track da guidare in salita, quindi anche lo sterzo non mi ha dato mai quella sensazione di doversi alzare, ma è stato sempre ben bilanciato e soprattutto è stato sempre molto agile. Ma quello che ho notato maggiormente è l'immediatezza del rapporto di spinta quando ci si alza sui pedali. Si sente proprio che la scatola del movimento centrale è un tutt'uno con il resto del telaio e soprattutto con il triangolo posteriore. Questo è stato un grosso aiuto nelle fasi un po' più ripide della marathon di Finale Ligure, per esempio, e di ripido se ne trova parecchio. Parliamo un attimo della discesa, perché le sensazioni che ho avuto in discesa sono state qualcosa che onestamente non immaginavo. Sul percorso di Esanatoia nelle Marche ho avuto possibilità di provare questa bici sul tecnico, sullo scassato, su dei tratti abbastanza veloci e sempre ristretti. È una bici con un passo corto, quindi non si fa fatica a immetterla nelle curve, impostarle e trovare un ideale punto di frenata. La cosa sorprendente che ho scoperto subito da quel momento è stata però la facilità di passare da una curva all'altra, quindi impostare serpentine, impostare delle curve in sequenza ad alte velocità. È molto più bassa con la F1X, in discesa si guida tanto con il posteriore e grazie a questo tipo di sistema posteriore che io sono riuscito ad impostare molte curve in sequenza, affrontare anche a grande velocità dei tratti tecnici scassati con dei punti di frenata abbastanza contenuti. Sul tecnico veloce e sulle parti più larghe dove si assume velocità, onestamente non pensavo che la F1X potesse avere questo guadagno. Non si tratta di una bici nervosissima in discesa, pur avendo un passo contenuto, e questo appunto l'ho notato anche proprio quando le velocità sono aumentate vertiginosamente senza compiere alcun tipo di sforzo. Ma è anche una bici che mantiene la velocità, perché grazie all'angolo di sterzo così aperto percepito molto meno quelle che sono le sollecitazioni del terreno. La sospensione però è molto progressiva ed è anche per questo che c'è stato questa sensazione di guadagno immediato della velocità, proprio perché nella parte iniziale di travel, quindi di affondamento, c'è una buona sensibilità, ma comunque si sente già una discreta progressione dell'ammortizzatore, quindi c'è un mantenimento di quello che è la stabilità alle alte velocità, e questo mi ha consentito anche nei sentieri più flow di avere sempre una bicicletta che una volta pompata mi restituisse tutta la velocità, tutta la reattività di cui avessi bisogno. Con tutte le soluzioni applicate allo sterzo, quindi la forcella con steli da 35 e un tubo di sterzo ribassato, si trova un equilibrio perfetto con quello che è la resistenza torsionale. Sono riuscito ad affrontare dei punti senza sentire una flessione della forcella e dello sterzo, e quindi mantenere il gas aperto. La sospensione anteriore è chiaramente un pochino più
lineare rispetto a quella posteriore. È il classico comportamento di una RockShox Seed, ma il beneficio effettivo di questa sospensione è proprio il fatto che sia massiccia, che sia bella, piena e che quindi anche in curva, nei cambi direzionali, sia massimamente precisa, ed è quello che è l'obiettivo, insomma, di questo utilizzo. Sul tecnico, che sia lento, che sia veloce, la F1X rimane particolarmente bassa, schiacciata a terra, continuando a offrire una grossa stabilità sul posteriore, molto bassa ma anche molto facile da spostare, perché grazie a questa sua progressività della sospensione posteriore si può doppiare molti degli ostacoli che si trovano. Ma quanto pesa la F1X 2023 in questo allestimento, sempre considerando che appunto il telescopico è un telescopico in alluminio con un grosso travel e gran parte dei componenti sono in alluminio? Il peso di questa bicicletta è di neanche 12 kg compresi i pedali, quindi 11 kg e 85, 11 e 9. Questa F1X però ha fatto un cambio veramente epocale. È una biammortizzata pensata per il cross country, è una biammortizzata di cui sono riuscita a beneficiare anche su percorsi lunghissimi di una marathon. Con i 110 mm della F1X si può fare di una biammortizzata il mezzo più divertente possibile per i cross country attuali e riuscire ad aprire tanto gas anche sui percorsi marathon, sulle gran fondo e sulle lunghe distanze, potendo contare però su una piattaforma che è solida, che è stabile, che è reattiva e rigida. Le geometrie non sono più delle geometrie bilanciate come si potevano trovare in precedenza, ma sono votate alla performance. La cosa a cui bisogna abituarsi della F1X è la porta di regolazione dei registri della sospensione integrata nel telaio, a cui si accede estraendo il coperchio, che da una parte fortunatamente protegge da quelli che sono gli agenti esterni, lo sporco, i residui, e dall'altra dà accesso in maniera facile alle regolazioni. Se siete arrivati a questo punto del test, il mio consiglio è di andarvi a vedere i dettagli della F1X sul sito Pianeta Mountain Bike, ai link che trovate qua sotto, e io intanto vi lascio con i 3 consigli finali di Pianeta Mountain Bike, che sono mettere un bel like a questo video, che siete arrivati fin qua vi sarà piaciuto, iscrivervi se non lo avete ancora fatto al canale di Pianeta Mountain Bike e come sempre gas aperto. Ciao, alla prossima! Un po' casco in terra come un pero.